Ciao a tutti sbarberelli e bentornati o benvenuti sul canale di Barba e Fuoco, il canale dove l'arte e la cultura nerd si fondono. Dunque, oggi, come avrete letto dal titolo, sarà un video molto particolare, poiché affrontiamo un tutorial sulla pirografia su legno. Visto che in questi primi mesi del canale sono stati parecchi commenti che mi chiedevano come funzionasse un pirografo o come facessi ad eseguire i miei lavori, ho deciso di accontentarvi e provare insieme in che cosa consista questa grande magia che prende il nome di pirografia su legno. Poiché alla domanda "Barba, ma come fai a realizzare i tuoi lavori in questo modo?", la risposta può essere sempre e soltanto una: che cazzo ne so io? Benissimo, dai, dopo avervi dato questa fantastica motivazione per guardare questo video, vi annuncio che quello di oggi sarà un tutorial di livello principiante, dove vi spiegherò come funziona un pirografo, il modo migliore di utilizzarlo, la scelta migliore per il legno per iniziare a sbucciacchiare i vostri lavori, ed eseguiremo insieme un piccolo lavoro semplice ma perfetto per iniziare a prendere la mano con lo strumento. Ma Barba, perché, potreste chiedermi, dovrebbe interessarvi pirografare? Siete strani come me. Oppure potreste per esempio fare dei regali fantastici e unici ai vostri amici. È un'arte estremamente rilassante che richiede davvero pochissime spese. È un'altra cosa non meno importante: la vostra casa profumerà sempre come se aveste un camino acceso in sala. Ok, prima di partire chiedo a tutti quanti voi sbarberelli, visto che questi video mi portano via una mole infinita di tempo, se volete aiutarmi a crescere, di condividere questo video ovunque, lasciare un bel like se vi è piaciuto e, se vi va, iscrivervi al canale Barba e Fuoco. È tutto gratis e aiutereste moltissimo il canale. Quindi, senza togliere altro tempo a ciò che siete venuti a vedere, anche perché temo che sarà un video particolarmente lungo, io direi di armarvi di pazienza e di passione e di seguirmi nello spettacolare universo della pirografia su legno. Il primo punto davvero fondamentale per chi si vuole approcciare all'arte della pirografia su legno è naturalmente la scelta del pirografo. Bravo Barba, hai scoperto la merda a spruzzo! Ora, su questo fattore ho potuto constatare che vi sono diverse scuole di pensiero al riguardo. Molte persone, infatti, per muovere i primi passi consigliano quei pirografi che possono essere tranquillamente reperiti in ogni libero brico dell'universo, il cui punto di forza è sicuramente il suo prezzo basso, poiché parliamo di una macchinetta che si aggira sempre intorno ai 15-20 euro. Il punto è che, per mia esperienza, i vantaggi finiscono qui, poiché sebbene anche io all'inizio abbia iniziato con uno di quei devo trovare un oggetto di paragone che sia grosso, lungo e duro. Cetrioloni! Sebbene anche io dicevo abbia iniziato con un cetriolone blu di marca aliena, e da subito lo trovai veramente tanto limitante. A fronte sì di un prezzo davvero molto basso, avrete tra le mani una macchina che non concede una cosa fondamentale: la regolazione del calore. Ebbene sì, ragazzi, su questo si basa tutto il concetto di pirografia su legno. Tutto. I pirografi a buon mercato solitamente concedono soltanto le regolazioni caldo e molto caldissimo, dando da subito la sensazione di non poter avere il controllo totale sulla vostra bruciatura. Inoltre la maggior parte hanno diverse punte di ricambio, sì, punto a favore, ma la maggior parte sono sempre molto grosse, molto scomode,
per lavori di finitura o ombreggiature molto lievi. Altra cosa, avendo spesso il cavo molto corto, fin troppe volte basta una leggera spinta nel modo giusto e il pirografo smette di funzionare, dandovi, come dire, quella sensazione a forma di merda. Può andare bene se proprio avete il terrore di approcciarvi alla pirografia e siete magari inclini all'abbandono veloce. E chiariamoci, essendo questa un'arte estremamente lenta e metodica, non c'è niente di male in questo. Ma se invece volete partire con una macchinetta che vi conceda da subito di poter fare dei lavori davvero interessanti, nonché di essere i padroni del vostro fuoco, beh, in quel caso lascerò per voi in descrizione un paio di pirografi veramente molto interessanti per poter cominciare, e che comunque, ragazzi, si aggirano intorno ai 40, massimo 60 euro. E no, ragazzi, nessuno mi sta pagando per darvi questi consigli, è un canale nato ieri, ragazzi, ma chi me se caga? Ah, e sia chiaro, sono oggetti che, se ben trattati e ben curati, cosa che poi consiste semplicemente nel pulirli ogni tanto, cosa che non faccio mai, e magari non farli cadere sempre, cosa che faccio quotidianamente, possono tranquillamente durarvi anni ed anni. Ora che abbiamo scelto un pirografo, va affrontata la seconda ed ultima scelta per i principianti, la scelta del legno. Ora, questo concetto lo tratterò più avanti in maniera approfondita, magari nel video di pirografia a livello intermedio o professionale, ma per iniziare, per i neofiti, io consiglio sempre del semplicissimo compensato, una tavola di compensato o multistrato, possibilmente in pioppo o betulla. La potrete trovare davvero ovunque, in qualunque negozio fai da te. Diamine, sarei un ottimo sponsor per Brico. Vai da Brico, compra le cose che fanno le bruci e fai l'arte bella. Signor Brico, l'aspetto per fare affari. Dicevo, costano davvero molto poco, sono perfettamente chiare e lisce e sono perfette per prendere la mano. Sono la cosa più simile ad un foglio di carta che potrete mai trovare, e questo vi faciliterà davvero tantissimo. Ma adesso che abbiamo il nostro bel pirografo e il nostro legno, possiamo partire finalmente con la preparazione. Dunque, questo passaggio è molto breve e non è veramente fondamentale, specialmente per chi comincerà con il compensato, ma vi sento di consigliarvelo perché faciliterà di molto la vostra lavorazione. Prima di cominciare a bruciare il legno, io consiglio sempre di prepararlo. Ma in cosa consiste questa preparazione? Semplice, si rende il più liscia e pulita possibile la parte che andremo a lavorare. Ora, possiamo farlo tendenzialmente in due modi: a mano, con della semplicissima carta vetro, oppure con un mouse che fa esattamente la stessa cosa, ma in maniera più veloce e meno faticosa. Una volta che la superficie sarà più liscia e pulita possibile, possiamo attaccare il nostro pirografo, accenderlo e dare inizio alla magia. Come consigliato nel punto 1, adesso comprenderete il perché consiglio sempre di cominciare con una macchina che consenta la regolazione del calore. Una volta scelta una delle punte tra quelle che danno sempre in dotazione, qui la scelta sta a voi, possiamo accendere la nostra macchina a livello minimo ed iniziare a fare le prime prove. Potete tracciare delle linee o cimentarvi con delle sfumature libere a vostra scelta, ma essendo questo un video per principianti, oggi ci dedicheremo alle linee. Fatemi sapere nei commenti se vorrete anche la parte per intermedi e professionisti. Regolando il calore e la pressione che esercitiamo sul legno,
potremo decidere l'intensità delle bruciature e la grandezza delle linee. E le prime volte questo dà una soddisfazione enorme. Vedere come la bruciatura esegue ciò che la nostra mano comanda è indescrivibile, davvero. Non vi preoccupate assolutamente se le linee all'inizio sono sporche o molto imprecise. Siete all'inizio. Non arrendetevi, provate, osate, siate coraggiosi. Entrate in sintonia con il pirografo che state utilizzando. Solo questo richiede ore ed ore di tentativi. Ed una volta che avrete giocato con le regolazioni e preso un minimo di confidenza con la macchinetta, potrete, se vorrete, iniziare a fare un disegno sul vostro compensato, composto unicamente da linee. Potranno essere delle lettere, delle scritte o un'illustrazione vera e propria. L'importante è che, visto che siete all'inizio, sia composto da linee. Il chiaroscuro lo lasciamo al prossimo video. Scusate Sbarbarelli, chiedo venia, ma altrimenti il video diventerebbe troppo lungo. Dunque, adesso che abbiamo preso un minimo di confidenza con il pirografo, ci siamo bruciati le dita almeno 16 volte e abbiamo tracciato sulla nostra tavola le linee di un disegno o un'illustrazione o una scritta, possiamo partire ufficialmente con il nostro lavoro. Io oggi per questo tutorial ho scelto un'illustrazione molto semplice a tema Nightmare Before Christmas, perché in piena estate mi sembra appropriato. Non ci vedo nulla di strano. Mi manchi ottobre. Ma fatemi sapere tra l'altro nei commenti con cosa voi vorreste partire. Sono molto curioso. Come dicevo, per i primi lavori consiglio sempre delle tavole molto piccole. Non fate come me. Poiché se la pirografia non dovesse venire come ve la sareste aspettata, il che è probabile, sarete sempre tentati di portarla a termine, in quanto non essendo molto grande vi porterà via poco tempo. Potete davvero sbizzarrirvi con la scelta dell'immagine da pirografare, non esistono limiti. Non scoraggiatevi se le linee non sono precise o tendono a gonfiarsi o sbagliate a regolare il calore. È tutto assolutamente normale e lo state facendo per voi. O anche nel caso non lo fosse, per chiunque dovesse essere, apprezzerà sicuramente il vostro lavoro. Una delle cose più belle delle pirografie è che sono eccellenti regali per ogni tipo di festività o ricorrenza, ed ogni lavoro, essendo artigianato, è unico al mondo. Immaginate adesso di andare dalla vostra compagna o il vostro miglior amico o dalla zia Peppona e dirle: ecco, questo l'ho fatto io per te, ci ho messo una valanga di ore e di sudore a farlo, e se mi dici che fa cagare piangerò a vita. Buone feste! Ma vedrete che una volta iniziato sarà difficilissimo fermarsi, proprio perché la soddisfazione che dà il migliorare e il migliorarsi in quest'arte così complessa è impagabile. Prendetevi tutto il tempo disponibile e regolate il calore in base alla necessità. Per le linee sottili avremo bisogno di una regolazione tendenzialmente bassa e a mano lenta. Per le linee più spesse invece potremo aumentare di poco il livello e lavorare più velocemente. Se avremo degli spazi neri da riempire totalmente, ecco che potremo aumentare ancora un po' il calore del pirografo in modo da ottenere una bruciatura totalmente nera ed omogenea. Inoltre, se vi sentite particolarmente coraggiosi, potrete osare con qualche leggera sfumatura ad un livello di calore molto basso. Vedrete che sarete fieri del vostro lavoro. Io ne sono davvero convinto. Bene ragazzi, io mi auguro con tutto me stesso che questo tutorial di pirografia per principianti vi sia piaciuto. Ditemi se vi è servito, se avete imparato qualcosa, oppure se avete guardato solamente per curiosità, oppure ancora meglio, se avete effettivamente deciso di approcciarvi e avete provato a fare una pirografia con me. Inviatemi una foto dei vostri lavori, io li farò vedere tutti nei miei prossimi video. È una promessa. E dove? Dove potete mandarmeli? Ma che domande! Alla solita mail.
Pessimo! Alla solita mail dove potete contattarmi anche per chiedermi informazioni o commissioni. barbaefuocoinfo@gmail.com. In chiusura, ragazzi, vi ricordo che se volete supportare il canale, oltre, come già detto in apertura, con un like al video se vi è piaciuto e l'iscrizione al canale Barba e Fuoco, grazie, potete sempre buttare un occhio al mio shop su Etsy, del quale vi lascerò il link in descrizione. Ma anche il video di oggi è finito. Sbarberelli, mamma mia. È forse stato per me il video più complicato e in assoluto il più lungo da girare. Ma spero con tutto il cuore che possa esservi piaciuto e vi possa essere stato di aiuto. Io, ragazzi, per il momento vi saluto. Vi aspetto come sempre nei commenti e noi ci vediamo domenica prossima alle 16 con un nuovo short. Pyro saluti a tutti. Ci siete ancora, ragazzi? Per quelli che sono rimasti fino ad ora qui, una piccola chicca. Questa è soltanto per voi. Che poi non... Perché? Perché? Ma che cazzo? Ma minchia, mettersi gli occhiali? Che cazzo vuoi mettersi gli occhiali? Perché quando la tavola non è complicato. Alla mail barbaefuocoinfo